Allora, nel video di oggi, che è la seconda parte delle creazioni che possiamo realizzare con fiori, frutta e erbe aromatiche essiccate, andremo a creare e decorare delle candele fatte a mano. Allora, l'occorrente che ci servirà per quanto riguarda la creazione delle candele fatte a mano è della cera. Io utilizzo questa di soia ecologica. Poi abbiamo anche la cera per candele, quella trasparente, degli stampi per candele, un contenitore dove sciogliere la cera. Io utilizzo un fornellino elettrico, ma voi tranquillamente lo potete poi andare a fare sul fornello di casa. Io, essendo che lavoro nello studio, utilizzo un fornellino elettrico. Dei colori per colorare le candele. E degli stoppini. Ora, per quanto riguarda la cera, quella di soia, vanno benissimo questi stampi qui, che poi andremo a sformare. Per quanto riguarda invece questa qui, come vedete anche dall'immagine che c'è nella scatola, vanno usate dei barattoli di vetro, in modo che questa comunque rimanga all'interno del barattolo, ma si possa vedere quello che mettiamo all'interno. Io come barattolo ho deciso di utilizzare due tipi di barattoli. Questo piccolino piccolino, che ho riciclato da un unguento per il corpo, quindi quando ho finito l'unguento l'ho pulito e poi ho tolto i vari adesivi. E poi questo barattolino a chiusura ermetica, perché quello che voglio andare a fare è realizzare una candela che poi però da spenta posso tenere chiusa nel barattolino. Mentre per quanto riguarda la decorazione delle candele, quello che ci servirà sono delle candele già pronte, bianche, che saranno quelle che poi andremo a decorare, delle tea light. Ora io le ho colorate, ma sarebbe meglio andarle a utilizzare bianco su bianco, in modo che poi non si vede quando ci attaccate le decorazioni. Ora io andrò a utilizzare queste perché a disposizione ho queste qui. E poi sia per le candele fatte a mano che queste andremo a riutilizzare i nostri materiali essiccati. Io poi proverò a utilizzare anche queste piume per decorare. E degli oli essenziali. Queste le utilizzeremo all'interno delle candele fatte a mano, in modo che abbiamo anche un profumo aggiuntivo alle nostre candele. Bene, quindi iniziamo. Allora, partiremo dalle candele fatte a mano. Quindi quello che andiamo a fare è intanto accenderci il fornettino.
lo metto per ora fra il 4 e il 5, non lo voglio troppo alto. E aspettiamo che si scaldi. Intanto ci decidiamo quindi come realizzarle. Quindi io avrò questi due stampini esagonali in silicone. Ci prendiamo un cucchiaio abbastanza lungo per poter miscelare il tutto. E ci andiamo a mettere la nostra cera. Poco alla volta, perché dobbiamo comunque farla sciogliere. Una volta che abbiamo sciolto la nostra cera, io ci vado a mettere degli oli essenziali. Vado di lavanda. Questo al momento ce lo spegniamo, tanto rimarrà comunque un pochino caldo. Mi vado a scegliere quindi un colore per fare le candele. Vado di questo viola. Mi mischio il colore. Adesso quello che vado a fare, prendo i miei stoppini, mi vado a dividere l'adesivo che andrò a mettere poi alla base della candela e me lo vado a mettere all'interno dello stampo in questo modo. Poi mi vado a versare la cera all'interno dello stampo e poi prima di metterci il cosino che mi servirà per tenerlo fermo, per tenere fermo lo stoppino, mi vado a inserire all'interno della candela un po' di frutti rossi.
Poi il resto delle decorazioni le andremo a fare una volta che la candela sarà asciutta. E per tenere su lo stoppino vado ad inserire questo che mi terrà lo stoppino al centro. Fatto questo, passiamo alla candela successiva. Alla fine ho cambiato idea, me la vado a mettere all'interno di questa tazza per fare la candela in tazza. Quindi mi prendo lo stoppino. Ok, adesso ci togliamo queste qui e ci dedichiamo a quelle trasparenti. Adesso ci prendiamo i nostri barattolini trasparenti e ci prendiamo la nostra cera trasparente. Questa si presenta in questo modo, proprio trasparente, e ce la andiamo a inserire nel nostro la facciamo sciogliere. Prendo il mio adesivo per attaccare lo stoppino in fondo alla candela, lo vado a mettere all'interno, qua mi taglio più o meno la misura che mi serve perché sennò lo stoppino è troppo lungo, perché come vi ho detto io poi la voglio chiudere e aprire. Qua ci vado di questo verde acqua, non ne metto tanto perché comunque voglio che rimanga un pochino sul trasparente, quindi non mi vado a mettere tanto colorante.
questa me la sposto che tanto mi serve dopo, e mi vado a mettere la cera all'interno del barattolo. In questo modo. E poi quello che invece vado a fare qui è metterci un po' di fiori, perché il barattolo è trasparente, così si vedranno i fiori all'interno. E cerco di farvi vedere cosa intendevo. Vedete? Abbiamo tutti i fiori ai lati del barattolo, poi si vedrà meglio una volta che sarà asciutta. Quindi me la riapro, così la facciamo asciugare per bene. State attenti che i barattoli bruciano. E ora non ci resta che fare l'ultimo, il barattolino. Quindi ci riprendiamo questa cera trasparente. A questo punto in questa non vado ad aggiungere altro colore, perché c'è un po' di rimasugli del colore che abbiamo messo prima. Ora ripulisco tutto e passiamo a quelle da decorare. Allora, per quanto riguarda la decorazione delle candele, il processo è ancora più semplice. Ora io ve lo mostrerò, ripeto, con le tea light colorate, perché al momento è quello che ho in casa, ma sarebbe consigliabile utilizzare quelle bianche normali. Allora, quello che andiamo a fare, ci prendiamo una tea light, ci prendiamo una candela. State tranquilli, comunque per tutti i materiali vi li lascio tutti qui sotto in descrizione. Vi lascio qui sotto il link affiliato Amazon con tutti i materiali. Quindi quello che andiamo a fare, ci prepariamo quindi un piattino, perché come vi avevo detto prima, come avete potuto vedere prima, con la cera sporchiamo veramente tantissimo. Ci andiamo a accendere la nostra tea light. Ci aspettiamo che fa un pochino di pozzettina di cera. Intanto ci scegliamo cosa vogliamo andare a mettere sulla nostra candela bianca. Quindi io molto probabilmente proverò a metterci queste piume, tipo in questo modo. E qualcuno di questi fiori, sì, qualcuno di questi fiori che sono un po' più grandi, e magari mi vado a mettere anche qualcuno di questi rametti.
mi preparo tutto abbastanza vicino, perché comunque la cera, questa che prendete a piccole quantità, asciuga veramente in maniera veloce, quindi bisogna fare comunque un lavoro abbastanza veloce. E quello che andiamo a fare è, con il pennellino ci andiamo a prendere la cera che intanto si è sciolta dalla nostra tea light, ce la andiamo a posizionare sulla nostra candela e andiamo a piazzarci il nostro fiore. Poi ovviamente ora io queste qua con le piume le utilizzerò decorative e basta, perché comunque non so bene di preciso il materiale che è, di che materiale è questa piuma, quindi non vorrei che magari poi andandola a bruciare diventa una roba abbastanza tossica. Quindi queste io le andrò semplicemente a tenere a livello decorativo. Se volete poi accendervele, tenete in considerazione di metterci qualcosa che potete bruciare, o se siete più bravi di me, potete anche semplicemente magari con delle candele a quel punto colorate disegnarci. Ora io non sono bravissima, però tento di farvi vedere in che senso, cioè andando a utilizzare una cera colorata potete andarci tranquillamente a disegnare anche voi sopra, facendoci dei ghirigori, cioè utilizzando in pratica la cera proprio come se fosse della tempera. Quindi in questo caso è tutta cera, quindi potete tranquillamente andarla a bruciare. Quindi quello, se decidete di inserirci delle cose, state attenti a cosa ci mettete, perché se è roba di plastica ovviamente poi non la potete bruciare. Io questa la sto facendo, come vi dicevo, puramente decorativa, però se uno fosse più bravo di me a disegnare potrebbe anche andarci poi a fare tutti i disegni. Comunque semmai la prossima ve la faccio vedere tutta un po' disegnata con dei ghirigori magari. Quindi qua andiamo a mettere l'altro fiore intanto. Possono essere di plastica che sono tossiche, non me le vado ovviamente ad accendere. Poi le altre magari posso farle con le fragole, quindi se andiamo a bruciarle non ci sono problemi. O semplicemente dipingendoci direttamente con la cera. Quindi questa è la prima. Me la metto da parte in modo che finisca di asciugare bene la cera. Seconda candela. Quindi qui ci andrò a mettere delle rondelle di fragola.
Questa è la seconda. Qui vado a fare un po' di disegni astratti, giusto per farvi vedere cosa vi dicevo prima con si può decorare a mano, diciamo. Quindi mi vado a fare un po' di disegni astratti con la cera. E qui abbiamo la terza. Queste sono le nostre candele decorate a mano. Sono venute molto belle, devo dire. Ripeto, poi io le lascerò così decorative e le andrò poi a mettere sopra a un candelabro a 3 bracci. Quindi l'effetto poi verrà una cosa del genere. Poi vi farò vedere ovviamente anche la foto di una volta che l'ho sistemato. Però l'effetto, diciamo, della decorazione verrà una cosa di questo tipo, che devo dire a me personalmente piace veramente molto, e la lascerò poi nella scrivania dello studio, quindi la vedrete sicuramente poi spesso. Ora, appena sono pronte le altre candele, vi faccio vedere come sono venute le altre candele e finiamo di decorarle. Che andiamo a fare adesso, prima che finiscano di asciugare, e poi così che le possiamo togliere dallo stampo, ci andiamo a decorare quindi le nostre candele. Quello che io vado a utilizzare sono delle pietre, in questo caso ho del quarzo ialino, due tipi di ametista, più chiara e più scura, del quarzo rosa, della corniola, una pietra di luna e poi ho uno strass e dei brillantini. Qui ovviamente va a vostro gusto personale, io ho preso le pietre che più mi piacevano. Allora, intanto vi faccio vedere queste, che sono quelle trasparenti che vi dicevo, che sono veramente bellissime. Queste resteranno così perché hanno già comunque la decorazione che si vede dal vetro. Questa è quella a barattolino, mentre questa è quella che si chiude e si apre, e come vedete sono bellissime perché si vede tutto quello che mettete all'interno di queste tipologie di candele. E questa semplicemente, quando la volete usare, aprite, la usate, e poi quando invece non la volete usare più, la spegnete e richiudete il barattolo. L'unica cosa, questa ci andiamo a tagliare un po' lo stoppino perché è troppo largo, troppo lungo, quindi anche questa è pronta. Queste qui che devono ancora finire di solidificarsi, sono ancora un po' molli, quindi ancora non sono pronte. Anche questa
le andiamo a decorare. Quello che io vado a fare, partendo da ora questa qui con la tazza, intanto mi vado a tagliare anche qua lo stoppino in eccesso, e quello che vado a fare, mi vado a bruciare un po' la cera per riscioglierla e andarci ad inserire le pietre che voglio. In questo caso ci metto un po' di quarzo rosa. Fate attenzione che rischiate di bruciarvi. Sarebbe meglio avere quegli accendini con lo stoppino, con la parte lunga, però io il mio mi si è rotto, quindi devo arrangiarmi con questi più corti, quindi fate solo attenzione a non bruciarvi le mani mentre fate questa operazione. Ci vado a mettere anche la pietra di luna. E poi mi vado a ribruciare un po' qui intorno, perché voglio andare a metterci anche un po' di glitter, che poi resteranno una volta che si sarà solidificata la cera. E la cosa bella appunto di queste tazze con le candele è che potete veramente sbizzarrirvi con tutti i colori, con tutti i brillantini che volete. Come vedete, una volta poi messi i brillantini, resteranno attaccati alla cera. E anche queste sono una bellissima idea regalo, magari per chi è un amante del tè. Faccio un esempio di tè tisane, è molto bellina l'idea di regalare una candela in tazza. E quindi questa la lasciamo a finire di asciugare. Per quanto riguarda queste facciamo la stessa cosa, quindi intanto queste dicevo sono quelle che sono già pronte, quindi queste ce le possiamo già mettere nel nostro mobile dove vogliamo tenere le candele, oppure a preparare poi il pacchettino per regalarle, se vogliamo regalarle a qualcuno. Stessa cosa, una volta che si sarà ben asciugata del tutto anche questa, potremo fare la stessa cosa, impacchettarla e andare a metterla dentro il pacchettino regalo per regalarla. Secondo me le candele sono un'idea meravigliosa per realizzarle con queste creazioni, perché appunto potete inserire all'interno della cera, come vi ho fatto vedere, qualunque cosa, dai fiori alle conchiglie, potete tranquillamente veramente inserirci qualunque cosa. E mi piacerebbe poi andare a realizzare proprio le candele lunghe, tipo quelle che abbiamo utilizzato, tipo queste, però non ho ancora trovato lo stampo in silicone giusto, cioè non ho ancora trovato lo stampo giusto per poterle realizzare. Quindi aspettiamo che asciughino e poi vi faccio vedere il risultato finito di tutte le nostre candele di oggi. Ok, ed eccoci qui, adesso andiamo a sformare le nostre candele, facendo ovviamente attenzione a non romperle. Ovviamente essendo in silicone sarà molto facile tirarle fuori dal nostro stampo. Questa è la prima.
ci allarghiamo prima i bordi per far passare l'aria. E poi basterà tirare fuori la nostra candela. Ovviamente poi finiranno di asciugare fuori dallo stampo. Questo poi semplicemente lo andate a ripulire con un po' di acqua e sapone. Ed ecco qui le nostre candele fatte a mano. Come avete visto sono molto facili da realizzare e sono personalizzabili come volete. Ovviamente se volete poi mettere all'esterno dei fiori, semplicemente utilizzate o lo stesso procedimento che abbiamo fatto qui o lo stesso procedimento che abbiamo utilizzato per inserire le pietre. Ovviamente appena tolte dallo stampo saranno ancora un pochino umide qui dove erano attaccate allo stampo in silicone, ma basterà poi lasciarle un altro pochino asciugare. E all'interno si può mettere qualunque cosa, dall'alloro come abbiamo fatto noi ai frutti rossi, possono essere veramente personalizzate come più vi piacciono. Questa è la nostra candela in tazza. E mentre queste invece sono le nostre candele trasparenti. Anche queste sono personalizzabili, come vi ho detto, come più vi piace, e le potete mettere in qualunque tipologia di contenitore, sia di vetro, se no andate poi a realizzarvi il vostro contenitore magari anche con la resina. E queste sono invece le nostre candele che abbiamo decorato. Quindi questo era il video che parlava della decorazione e creazione di candele fatte a mano utilizzando i materiali essiccati che abbiamo, quindi fiori, frutta, erbe essiccate che abbiamo essiccato noi stessi.